Cos'è un lago? Qualcuno dirà che è semplicemente uno specchio d'acqua interno. E avrebbe ragione se non conoscesse il Garda. Capace di far innamorare di sé personaggi come Catullo, che su Sirmione costruì la sua villa, capace di attirare uomini del patriziato romano, come il fondatore di Desenzano, di cui ancora si conservano i resti della villa romana più grande dell'Italia settentrionale. Il Garda in realtà affascinava e attirava l'essere umano già da millenni. La nostra giornata comincia così, con una veloce corsa in gommone per raggiungere il San Nicolò, veliero del Circolo Nautico di Garda, comune che dà il nome moderno al Benaco. Saliti a bordo ci accoglie l'atmosfera di piccola comunità che si viene a creare ogni volta si viaggi su una nave, che sia un grande transatlantico o a maggior ragione un piccolo brigantino o una piccola goletta lacuale.
Parenti, amici, appassionati di vela o semplicemente visitatori si mescolano festosamente agli organizzatori di quella che è una grande festa sportiva all'insegna dell'ecologia e del rispetto dell'ambiente, come pure di quello reciproco. Come dissero più volte Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, cosmonauti italiani che hanno saputo farsi apprezzare dalla comunità scientifica internazionale, sarebbe bene che tutti comprendessimo che noi, l'umanità, assieme ai regni animale, vegetale e minerale, siamo astronauti che viaggiamo assieme nello spazio. Prendersi cura della nostra nave significa prendersi cura di noi stessi. Questa è una lezione che facilmente possiamo comprendere, ma che troppo spesso e troppo a lungo dimentichiamo. Osserviamo le barche con occhio più distaccato rispetto agli organizzatori della regata e ai parenti e amici dei partecipanti. Da esterni possiamo dire con tranquillità di non capire niente di quello che sta accadendo, anche se i membri dell'equipaggio e tutti coloro che si trovano sul San Nicolò riescono a farci immediatamente sentire parte di loro. Quando navighi sul Garda, la prima cosa che ti stupisce è la sua grandezza, che non comprendi quando lo osservi dalla riva. Sarà forse per il clima che lo rende una sorta di piccolo e fragile francobollo di Mediterraneo nel bel mezzo della meno ospitale pianura padana? Sarà forse per la bellezza delle sue montagne, ostiche da affrontare ma dolci da abitare, o delle colline moreniche con le loro vette e vallette che garantiscono una temperatura capace di variare anche nel giro di pochi metri? Forse. Fatto sta che sul Garda vennero a vivere popolazioni più diverse, che, fondendosi assieme, andarono a costituire coloro che oggi sono il popolo gardesano. Una realtà unica e orgogliosa, anche se purtroppo divisa in 3 regioni e 4 province, comprendendo anche i colli mantovani. Siamo sul veliero San Nicolò con Marco alla guida, siamo in buone mani, e ci stava raccontando una cosa molto interessante che riguarda proprio la geografia. Siamo a Garda, sul lago di Garda, proprio nel comune di Garda, e ci stava raccontando questa cosa interessante sulla geologia qua, proprio di questa zona. Se vuoi ripetercela, grazie. Certo, volentieri, buongiorno a tutti. Allora, ci troviamo qua in prossimità della Secca del Vo, che è praticamente il picco di una dorsale sottomarina che non è altro che l'estensione della catena del Monte Baldo, che si immerge all'altezza di Punta San Vigilio di fronte a noi, fa una conca in questo punto per poi riemergere in prossimità della penisola di Sirmione che è alle nostre spalle. Questo appunto è il picco di questa dorsale ed è il punto meno profondo del lago in acque aperte. La profondità si aggira intorno ai 3 metri adesso con il lago basso. È un paradiso per la pesca, soprattutto delle sarde di lago, tant'è che gli antichi originari di Garda, qui ci troviamo appunto ancora nel comune di Garda, hanno acquistato i diritti di pesca dalla Serenissima, cioè dalla Repubblica di Venezia, ancora nel lontano 1400, e tuttora solo i pescatori professionisti di Garda e Torri del Benaco hanno diritto di pesca professionale, ovviamente qua in questa zona. Si celebrava fino a qualche anno fa questo privilegio di poter venire a pescare qua, si celebrava il giorno della luna piena di luglio con un celebre ritrovo che si chiamava La Sardellata al Pal del Vo. Tutti i pescatori si ritrovavano qua in questa zona intorno al palo e passavano una bellissima serata alla luce del chiaro di luna, cantando, mangiando pesce, bevendo.
poi negli ultimi anni questa tradizione si è mantenuta, ma si è spostata sulle rive dei paesi di Garda per renderla un po' più partecipe a tutti. Visto che ci hai parlato di pesca, com'è la salute del lago e il discorso pesca? È un discorso importante, però insomma... Certo, allora la salute del lago è, direi, ultimamente abbastanza buona e il pesce c'è, tra l'altro i pescatori stanno facendo una campagna per reintrodurre l'alborella, che è un pesciolino piccolo che era andato perduto negli anni passati, e si sta facendo appunto una campagna di ripopolazione per reintrodurre l'alborella nel lago, che è sempre stata una risorsa preziosissima. Però comunque le acque del lago sono in ottima salute e di conseguenza anche il pesce, per fortuna, ecco. Questo merito insomma anche ai nostri pescatori che comunque pescano con criterio, ecco. Questo è importante, non diamolo per scontato, perché comunque è un equilibrio fragile quello del lago di Garda. È il più grande lago italiano, ma è comunque un lago e insomma con una pressione turistica non indifferente, e quindi l'equilibrio è importante riuscire a mantenerlo. Assolutamente, è una risorsa ed è bene trattarla bene, perché è un valore incredibile, assolutamente. Grazie Marco, ti lasciamo continuare ora. Grazie. Garda, culla di civiltà, realtà autonoma, abbastanza grande da incutere rispetto anche nei provetti marinai che erano i veneziani della Repubblica Serenissima, che proprio qui istituirono una sorta di semi-autonomia chiamata la Magnifica Repubblica di Riviera. Garda, teatro di pace, spesso scelto per imporre la prosecuzione di guerre che ormai nemmeno la maggior parte dei belligeranti voleva, come avvenne con la Repubblica di Salò. Da dove verrà l'aratro più antico del mondo mai rinvenuto? Non dalla Mesopotamia, non dall'Egitto e nemmeno dal Perù. Nessuna misteriosa civiltà precolombiana o atlantidea sprofondata nell'oceano in seguito a chissà quale cataclisma. Niente di tutto questo. L'aratro si trova ancora oggi nel Museo Rambotti a Desenzano e fu trovato nella zona del Lavagnone, quella stessa che l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità. Ma il Garda è ancora più di questo. Dice Daniele Silvestri nella canzone che si intitola Il fiume e la nebbia che il mare ha un lato, un solo lungo lato blu, e nessuno, per quanto abbia vista buona, può vedere di più, mentre chi vive accanto a un fiume vede benissimo il confine e non può credere ai miracoli. E questo concetto potremmo applicarlo anche ai laghi. Chi vive sul mare non può vedere oltre l'orizzonte, può sognare di partire e andare in una terra dove tutto è diverso, dove vivere una vita completamente differente. Ma chi vive accanto a un fiume o sulle rive di un lago, aggiungiamo noi, vede benissimo che dall'altra parte è uguale a questa parte e non può credere ai miracoli. Da questo deriva forse il senso di praticità che distingue coloro che vivono sui fiumi o sui laghi. Ma questo non descrive appieno il Garda, no, perché il Garda è sufficientemente grande da non lasciar vedere cosa ci sia dall'altra parte per buona parte dell'anno, e così i gardesani hanno imparato a credere ai miracoli, pur restando pratici come lo sono i lacustri. Vivere il lago in maniera dinamica, non più statica, cambia la prospettiva, facendoti comprendere come in passato, prima dell'invenzione dei motori, la sua ampiezza abbia permesso la presenza di briganti e pirati. Sufficientemente vasto per poter fuggire, per poter distanziare i natanti degli inseguitori, il Garda è stato crocevia di ribelli, fuorilegge o semplicemente persone che cercavano espedienti per sopravvivere. Capisci che l'attesa può essere momento di riflessione, di comprensione, di ritrovo di quella pace che una vita vissuta di corsa non ti permette invece di trovare. E comprendi come proprio il tempo libero vada assaporato, gustandone suoni, profumi e colori.
salute di tutti e di BTS per la prima edizione della BTS Green Cup. Oggi qualcosa si muove, ormai nessuno può far finta di non vedere. Ne parliamo con un esponente del mondo del recupero e della produzione di energia, scoprendo che tutti noi possiamo fare molto per il mondo, ricordando che su questo mondo ci siamo noi stessi. Siamo con Riccardo Gefter di BTS, sei il responsabile vendite di BTS, adesso ci spiega di cosa si tratta. È partner importante di questa regata di oggi e entriamo con Riccardo nel mondo delle energie rinnovabili e soprattutto di un discorso di sensibilizzazione di tutti, non solo dei governi, che dovrebbe già essere, ma anche proprio delle persone normali che devono cominciare un attimo a entrare in questo mondo. Intanto cos'è BTS? Così chiariamo. BTS è una ditta nata a Brunico, quindi in Valpusteria, nel 2008, quando in Italia stava iniziando lo sviluppo del biogas, grazie anche degli incentivi nell'ambito delle prime, incentivi alle energie rinnovabili, quindi non solo il biogas, le bioenergie, ma anche il solare, l'eolico, e in quel periodo appunto si diedero le condizioni per uno sviluppo impetuoso, importante del settore del biogas, importando un po' l'esperienza, le tecnologie e anche le aziende che avevano fatto questo, una serie molto importante di impianti in Germania. Quindi il biogas come lo conosciamo oggi è una tecnologia tedesca sviluppata in Germania dalla fine degli anni 90 e nel corso degli anni 2000, quando poi c'è stata questa finestra di opportunità che si è aperta nel 2008 fino al 2012. Allora molte aziende tedesche si sono stabilite in Italia e altre aziende italiane si sono strutturate appunto per creare impianti, tra cui BTS. E la vostra sede è ad Affi, giusto? La sede centrale ad Affi, Verona? Esattamente, prima avevano una sede a Volta Mantovana e dal 2012 si è aperta una sede importante, quindi con magazzino, laboratorio e tutta la parte commerciale, il service, ad Affi, vicino allo svincolo dell'autostrada. E quindi sì, siamo a tutti gli effetti, abbiamo una cinquantina di persone su Brunico, cioè su Affi, e una ventina su Brunico, e quindi siamo parte di questo territorio del Basso Garda. In termini più semplici possibili, che cosa sono le biomasse? Le biomasse sono tutte le materie organiche che quindi possono degradarsi. Cosa facciamo noi? Noi
progettiamo, disegniamo, poi costruiamo e facciamo manutenzione di impianti di biogas, cioè di impianti che fanno un processo che si chiama di digestione anaerobica, che replica un po' quello che è il funzionamento degli stomaci delle vacche. Quindi una ruminazione in assenza di ossigeno, quindi in grandi cisterne, in grandi contenitori di cemento armato o di acciaio con dei palloni di telo sopra, che sono dei gasometri che contengono il biogas che si produce dal processo di degradazione di diverse materie grazie a delle colonie batteriche. Diciamo che fino ad oggi il mondo della produzione di biogas, quindi questo processo di digestione anaerobica viene sviluppato utilizzando o i reflui zootecnici e le biomasse agricole, possono anche essere colture dedicate come il mais o altre. Oggi non si fa più per sottostare un po' all'evoluzione della normativa europea, quindi o impianti di natura agricola legati soprattutto agli allevamenti, oppure il mondo della forza, quindi l'umido che viene raccolto nelle nostre città o va direttamente in impianti di compostaggio, quindi attraverso un trattamento aerobico per diventare ammendante agricolo, oppure oggi grazie agli incentivi sulla produzione di biometano la Forsu, quindi l'umido urbano, viene consegnato ad impianti di digestione anaerobica per fare una produzione di biogas, una degradazione, una stabilizzazione della Forsu stessa, e poi successivamente può fare un processo di compostaggio aerobico e fare quello che faceva prima. Quindi grazie agli incentivi al decreto biometano del 2018, che è quello attualmente in vigore, il settore dei rifiuti solidi urbani nella parte organica è l'altra parte. C'è un terzo settore che sta iniziando oggi con una evoluzione della materia, che è il settore agroalimentare. Ecco, questo settore agroalimentare ha a che fare con le grosse ditte di produzione alimentari e diciamo tutto quello detto da te fino ad ora è già adesso attuato e già le persone praticamente stanno utilizzando quello che si viene prodotto nelle centrali a biomasse, quasi neanche senza saperlo possiamo dire questa cosa, è già integrato nel sistema. Voi siete una delle rinnovabili, visto che si fa questo gran parlare, voi siete delle rinnovabili. Adesso il passaggio è ancora su quel binare. Assolutamente sì, lo vediamo in questi giorni con l'aumento dei prezzi del gas assolutamente inaspettato e che tante conseguenze sta portando all'industria pesante, le acciaierie, i trasporti, l'agroalimentare, a tutto. E con questo recupero dell'economia mondiale che sta avvenendo in maniera un po' disordinata, sì. Quindi sì, la digestione anaerobica, quindi le bioenergie sono parte delle rinnovabili, come l'idrico, il solare, l'eolico, siamo la più piccolina tra le rinnovabili. C'è crescita. C'è moltissima crescita, ma soprattutto siamo una rinnovabile pianificabile, controllabile, a differenza del sole e del vento, che se ci sono bene, ma di notte il sole non c'è, e questa è una certezza, e quindi noi possiamo integrarci con le altre rinnovabili, per esempio per produrre energia elettrica di quando di notte il sole non la produce, quindi vale di più e quindi conviene integrare. Quindi sono cambiate molto le normative e il contesto, anche in termini di obblighi, di target di produzione di energia rinnovabile, che era la ragione per cui era partito il biogas nel 2008. Oggi siamo nel mondo del biocarburante, dei carburanti sostenibili che guidano lo schema incentivante, ma stiamo andando verso un'altra direzione, un'ulteriore direzione, anche grazie ai soldi del PNRR, quindi del Recovery Fund, del Next Generation EU, che è un approccio più ampio che riguarda la sostenibilità di tutte le filiere produttive, soprattutto per noi quelle alimentari. Ecco, e quindi qui arriviamo all'ultimo tassello. Adesso state cominciando a ragionare sull'industria di produzione alimentare, e qui intervenite voi
Spiegaci un attimo come. Esatto, noi interveniamo laddove ci sono delle biomasse degradabili e facciamo quelli che definiscono il mix di produzione per poter fare energia da biomasse. Quindi scarti alimentari, pensiamo banalmente alle merendine. Assolutamente sì. Facciamo un esempio delle merendine così è chiaro. Tutti i prodotti confezionati scaduti, tutti dallo yogurt alle marmellate a tutti gli scarti dei biscotti, dei pastifici, dei forni, le farine, tutto questo a noi va benissimo come biomasse. L'industria stessa è energivora, quindi uno stabilimento di produzione alimentare di solito è collegato alla rete del gas, prende gas di origine fossile e per prodursi l'energia elettrica e il calore di cui ha bisogno nel suo processo. Ecco, ora questo impatto di emissione di CO2, di consumo di CO2 deve essere abbassato. Cioè l'industria ha necessità di inquinare meno, mettiamola così. Questo perché? Perché il target europeo al 2030 e poi al 2050 è di una riduzione delle emissioni importante rispetto a quello che era il livello del 1990. E anche la sensibilità di noi persone normali, che non ci capiamo granché di queste cose, sta comunque migliorando e crescendo. Quindi ci sono queste due tensioni, no? Da una parte le normative, ma dall'altro la gente che sente questa esigenza. Quindi la prospettiva è che l'industria riesca, magari se non totalmente, parzialmente a restituire quell'energia che ha mangiato per produrre, l'industria alimentare. Sì, Grazie a voi. è proprio così. L'industria si trova nella necessità di ridurre il consumo di carburanti di origine fossile, in particolare gas metano, e di compensarla con una produzione magari parziale di carburanti di origine rinnovabile, come può essere appunto un processo di digestione anaerobica dagli scarti dell'industria stessa. E quindi arrivate voi creando praticamente una centrale di biomasse all'interno dell'industria alimentare. Possiamo creare una centrale di biogas a fianco o all'interno dell'industria alimentare, o possiamo prendere o ricevere, noi disegniamo l'impianto, poi chi lo gestisce possiamo essere noi o altri, quelli che sono i sottoprodotti dell'industria alimentare, che quindi vengono comunque contabilizzati per l'industria come produzione di carburanti ed energie rinnovabili, proprio perché il target a cui noi in Europa, ecco, qui poi si apre una questione un po' più grande, cioè se siamo solo in Europa a far così probabilmente non è sufficiente se non lo fanno anche altri continenti. L'Europa si sta ponendo come il campione di Esempio. Sì, l'esempio ambizioso di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, esattamente. Speriamo che anche altri continenti facciano lo stesso, perché è l'unica maniera per arrivare a contenere il riscaldamento globale e lottare contro il cambio climatico. Siamo all'inizio, abbiamo le praterie davanti, vediamo di utilizzarle bene, ok? Certamente non abbiamo neanche molto tempo, come sentiamo tutti i giorni, però sì, la strada è questa, e questo aspetto dell'industria avrà un impatto molto più pervasivo anche in termini di comunicazione sulla grande opinione pubblica, perché sulle confezioni si vedrà sempre di più il bilancio energetico del processo, perché questo l'industria lo deve comunicare. Quindi è un fenomeno che adesso sta arrivando anche con una certa velocità. Bene, complimenti a voi, e anche per la giornata di oggi continuerete a fare informazione, sicuramente. Assolutamente, poi il messaggio è appunto tutto quello che abbiamo detto, che si sposa con la vela, con il lago, con una giornata come questa e con tante altre iniziative come il plastic free, quindi la riduzione delle plastiche e anche la raccolta delle plastiche dalle spiagge, eccetera, che sono tutti messaggi che vanno nella stessa direzione. Prendiamoci cura dell'ambiente e di questi bellissimi posti, ma non solo. Grazie mille. Grazie a voi. Guardiamo i concorrenti stringere e allargare il vento, tirare scotte, avvolgere fiocchi e sciogliere spinnaker, riproducendo antichi gesti che l'uomo per secoli ha compiuto per pescare, viaggiare, commerciare. Lungo la costa appaiono ville lussuose, segno di antichi fasti, ancora abitate. Il Garda, insomma, non è stato solo teatro di lusso ed eleganza, lo è ancora, perlomeno per quanto riguarda la prima delle due cose.
La villa di una donna che fu amica, forse, quasi sicuramente una delle amanti di D'Annunzio, si rivela in tutto il suo splendore. I San Nicolò ormai si avvicina al porto, la regata è terminata, le barche delle varie categorie rientrano per il meritato riposo dei loro equipaggi. Osserviamo come tutta la manifestazione si svolga anche nel segno della sensibilizzazione. Plastic Free è un esempio di come ormai molti di noi comprendono che quella che è stata una realtà di spreco e di disprezzo, durata per troppo tempo, è ora che finisca. Oggi a Garda dedichiamo un po' della nostra attenzione a questo gazebo, che è il gazebo di Plastic Free, perché Plastic Free è veramente un evento, è nato così, quasi dal nulla, dal trovarsi due persone, e poi in questi 2 anni e mezzo circa, insomma, è esploso. Quindi, insomma, vogliamo cercare un attimino di indagare, di capire questo fenomeno, il fenomeno di Plastic Free. Allora, parliamo con la signora Giovanna, che è qua con noi, che è referente provinciale, quindi per Verona e provincia, proprio di Plastic Free. Allora, ci racconti, signora Giovanna, dalla sua esperienza, come nasce Plastic Free, perché non tutti lo conoscono, quindi vediamo di farlo conoscere più. Grazie. Plastic Free nasce, come già detto lei, un po' per sbaglio, diciamo così, da dei giovani che hanno a cuore l'ambiente, il territorio, e hanno cominciato a raccogliere e parlano, formano questa associazione di volontariato. Naturalmente ogni comune dovrebbe avere un referente che si confronta con le istituzioni, firmando un protocollo d'intesa, organizzano delle uscite, delle passeggiate ecologiche, eccetera. Queste raccolte di rifiuti, chiamiamo così, ma soprattutto della plastica abbandonata. Questa è la mission principale di Plastic Free. Dopo la mattinata in veliero siamo qua alla Lega Navale in attesa di mangiare, perché siamo giusti, la giornata continua ad essere bellissima, e siamo con una socia della Lega Navale di Garda, Beatrice, che è qua con noi. E, insomma, innanzitutto dici tanto come stai vivendo questa giornata, che io la trovo splendida, ma dici come la stai vivendo. La sto vivendo molto bene, soprattutto perché è stata sponsorizzata e promossa anche dalla BTS, oltre che dalla Lega Navale stessa, che si occupa di sostenibilità dell'ambiente, e quindi è una cosa molto bella per il lago e per Garda stessa, insomma. E ci sono state parecchie adesioni, il lago era pieno di vele, da tanto tempo non si vedevano così tante vele nel nostro lago, che è il più bello del mondo. E sono proprio un simbolo molto forte del fatto che ci si può avvicinare al lago in maniera sostenibile, perché chi vive il lago di Garda, chi lo vive proprio abitandoci, si rende conto che oltre che essere bellissimo, come lo può vedere il turista, sia il turista italiano che il turista straniero che viene da fuori, lo vede questo splendore, chi ci vive sa anche che è un elemento particolarmente fragile e quindi va protetto e va tutelato. Va protetto, va tutelato, anche perché abbiamo
dei palazzi bellissimi, una natura bellissima che va preservata, che va tutelata, valorizzata, e io che insegno storia dell'arte ai miei studenti insegno proprio l'amore per la bellezza, che dobbiamo tenerci care proprio perché fanno parte della nostra storia, è la nostra storia. Abbiamo trovato un'altra amica diciamo così, della natura e del lago di Garda. Si chiama Anna, è di Garda, giusto? È di Garda, e visto che stavamo chiacchierando ci siamo dette bene, queste cose che ci stiamo dicendo a telecamere spente adesso ce le diciamo a telecamere accese. Quello di cui parliamo oggi vale veramente, possiamo dirlo, per tutti i comuni del Lago di Garda, perché il Lago di Garda è una realtà territoriale, è diviso in province, ma in realtà è tutto insieme, è tutta una realtà unica. Allora possiamo dire intanto bellissima giornata, iniziativa devo dire interessante. Che sensazioni vuoi comunicare con noi? Buongiorno a tutti, è una bellissima giornata e questa regata appunto fa pensare un po' a tutti il significato e il valore che ha un luogo come questo, come il Lago di Garda, che è unico al mondo ed ha delle caratteristiche che nessun altro lago in effetti ha. Però abbiamo sempre un po' il timore, tutti noi che viviamo su queste sponde, che a lungo andare, proprio per tante questioni legate ai cambiamenti climatici, all'inquinamento, alla cementificazione selvaggia, che questo paradiso venga un po' alla volta intaccato e quindi ci siano veramente problemi in futuro. Quindi è un bene che è di tutti, un patrimonio veramente dell'umanità. La giornata prosegue andando verso la propria conclusione. Le premiazioni dei concorrenti delle varie categorie si svolgono in un'atmosfera di festa e tutto questo ci fa comprendere come realmente non conti arrivare quanto arrivare assieme. Prima o dopo non importa.
Ci concediamo ancora uno sguardo al lago di Garda, riflettendo su quanto sia preziosa la sua presenza, di quanto fortunati siano i suoi abitanti, che possono riempirsi gli occhi di bellezza ogni giorno, ma anche di quanto sia fragile la sua natura, che deve essere tutelata, protetta da ogni cattivo comportamento, dall'inquinamento, dalla speculazione, perché quando tutto il Benaco sarà cemento e plastica, il Benaco stesso non esisterà più e non ci sarà intervento umano, per quanto dispendioso, che lo possa far tornare in vita. Proprio per questo è bene proteggerlo ora, prima che sia troppo tardi.